Benvenuti su Misteri Nascosti. Qui ci addentreremo nei segreti più affascinanti e inesplorati del mondo esoterico e occulto. Ogni video vi condurrà in un viaggio unico tra verità celate e racconti misteriosi, per scoprire ciò che è nascosto agli occhi di molti. Sarai tu a decidere se queste rivelazioni sono reali o parte di un mistero ancora più profondo. Preparati a esplorare l'ignoto insieme a noi. Iscriviti al canale per non perdere nessun capitolo di questa avventura tra i segreti più reconditi. Capitolo 2. Missione importante. Cesare mi raggiunse alla base sorridendo. Aveva saputo dell'incidente nel Maryland e lo aveva riferito al generale Obadea, che rideva compiaciuto. Hai visto? Hai visto come il generale ha sistemato Forit? Ripeté a Cesare. Beh, sono sempre andato d'accordo con Inosanto, anche se non ci siamo incontrati per molto tempo. Poi si rivolge a me. Hai fatto un ottimo lavoro, Rad, ma ora la situazione è cambiata. Ho alzato lo sguardo, aspettandomi di avere di nuovo problemi con la commissione del Senato. Ah, non è Domotei, si affrettò a rassicurarmi il generale. Ma quell'uomo è sempre in agguato e dobbiamo stare molto attenti. Venga nel mio ufficio, per favore. Seguì il generale, desideroso di scoprire quale fosse il mio nuovo incarico. All'ingresso, però, rimasi perplesso. All'elegante tavolo in legno, e Nichel era seduto il dottor Xien. «Repa Sundi!» esclamai quasi involontariamente, con grande sorpresa e gioia nella voce. Il dottor Xien era esattamente come lo conoscevo, piccolo, calvo, vestito con una delle note uniformi cinesi, solo che ora era blu scuro con le maniche bianche. Si inchinò leggermente e mi sorrise. Mi precipitai verso di lui, afferrando e stringendo con forza le sue fragili mani. Non lo vedevo da tempo e sapevo fin troppo bene che si trattava di una questione importante per la quale il governo rumeno aveva chiesto il suo parere. Non ebbi modo di esprimere questi pensieri perché intervenne direttamente lui. Il problema è stato risolto. Ora è tutto a posto. Ma ecco, ti presento Xin Li. Per l'eccitazione non mi ero permesso fino a quel momento di analizzare bene la situazione nella stanza. Il dottor Xien era seduto al tavolo accanto a una donna molto giovane e bella, mentre ai suoi lati sedevano Cesare e il generale Obadea. Era l'infermiera che aveva accompagnato Re Pasundi negli anni '80, quando fu istituito il Dipartimento Zero. Non ho potuto fare a meno di pensare: queste persone non invecchiano affatto? Stando alle descrizioni di Cesar, sembravano essere rimaste incontaminate dai rigori della vecchiaia. Ti ho già detto che il tempo non passa su di noi come su di te, ha continuato a pensare il dottor Xien. Ma non importa. C'è qualcosa di importante che devi fare, ma è una tua scelta. Xin Li ti aiuterà a fare la cosa migliore. Ero ancora piuttosto confuso. Cosa avrei dovuto fare? Chi era esattamente questa donna? Come facevano loro due a non invecchiare? C'erano molte altre domande che mi frullavano in testa e mi tormentavano la mente. A poco, però, grazie all'addestramento che avevo acquisito nel Maryland, alcune funzioni mentali cominciarono a sistemarsi e a fornire risposte competenti. Mi resi conto che l'arrivo del dottor Xien era qualcosa di molto importante, senza dubbio non solo per me. Mi resi conto che questa donna straordinariamente bella, dai tratti malesi, mi avrebbe guidato nel labirinto che dovevo attraversare. E pensai anche che ora potevo applicare la VR per capire di più sul dottor Xien e sul suo compagno. Non pensi nemmeno che il metodo americano possa funzionare nel nostro caso, mi rassicurò subito, leggendomi nel pensiero come al solito. Le consiglio di non perdere tempo e iniziare a studiare con Xin Li il prima possibile. Intuitivamente mi resi conto che prima di quell'incontro si era svolta un'importante discussione tra il dottor Xien, il generale Obadea e Cesare, che riguardava la pergamena segreta ricevuta dalla dea Machandi non molto tempo prima. Era giunto il momento di rendere note le informazioni in essa contenute. Il dottor Chen mi aveva aiutato a tradurre il testo dall'antico dialetto tibetano, ma mi aveva detto che per il momento non doveva essere pubblicato. Ora la situazione è cambiata radicalmente e mi è stato fatto notare che dovevo agire senza indugio per renderlo pubblico. Tuttavia, Re Pasundi
mi disse che sarebbe stato utile aggiungere alcuni brevi commenti ai 5 versi contenuti nel rotolo per illuminare ulteriormente la comprensione degli interessati. La natura di questi commenti mi sarebbe stata rivelata da Shin Lee e questo, a quanto pare, è stato il suo ruolo decisivo nella mia missione. «Ma César non può spiegarmelo?» chiesi. Il dottor Xien fece una pausa, sorridendo leggermente. «No, questa volta è qualcun altro a dovervelo spiegare». Guardai Shin Lee. Era davvero perfetta nei tratti del corpo e il suo sorriso mi affascinava. Credo che fosse soprattutto a questo sorriso che resistevo, perché mi sentivo indifeso. Ho tentato un'ultima possibilità. Quanto tempo mi ci vorrà per svelare i misteri della pergamena? Ho molti altri compiti da svolgere qui. Solo il tempo necessario, mi rassicurò Re Passundi, dandomi una leggera pacca sulla spalla. Non un momento di più. César mi disse che il dottor Xien sarebbe rimasto alla base per un periodo più lungo a causa di ulteriori problemi di sicurezza nazionale che il governo aveva sollevato, richiedendo nuovamente il suo aiuto. Durante questo periodo, Shin Lee mi sarebbe stato sempre più vicino. Confesso che non capivo la mossa tattica del dottor Xien e di César, ma allo stesso tempo riconoscevo il brivido che mi riempiva il cuore quando guardavo Shin Lee, godendo della sua presenza. Questa donna superava di gran lunga ogni standard di bellezza a cui ero abituato. Le caratteristiche specifiche della terra malese le conferiscono quell'inesprimibile dolcezza orientale del viso, ma senza allontanarsi troppo dai tratti occidentali. Nelle riunioni d'équipe quasi non parlava, ma quando lo faceva la sua voce era forte ed esprimeva con precisione ciò che voleva, a volte con un leggero accento che aumentava il suo fascino. Le mie speculazioni sulla sua coerenza spazio-temporale e sul mistero della sua giovinezza non sono state risolte, perché non avevo abbastanza dati. Mentre il problema di Elinor era semplice, in quanto le sue funzioni corporee erano influenzate dall'oggetto metallico che le assicurava una longevità fenomenale. Nel caso di Shin Lee, non riuscivo a trovare alcun supporto per spiegare la sua sospensione temporale. In seguito ho cercato di sapere qualcosa da César, ma a quanto pare l'argomento era tabù. Non avete ancora bisogno di questa conoscenza. Vi faranno solo perdere in una giungla da cui non saprete come uscire. Ma come posso parlare a qualcuno di argomenti così importanti senza avere alcuna informazione al riguardo? A volte è meglio lasciare le cose come stanno, ha concluso Cesare. Ovviamente, Re Passundi e Shin erano due esseri molto evoluti spiritualmente, che avevano compiti e missioni specifiche da svolgere e che quindi stavano offrendo il loro prezioso aiuto. Rispetto a quello che avevo fatto nel Maryland, ora il lavoro mi sembrava decine di volte più difficile. Ultimamente provavo una sorta di pigrizia razionale e spirituale nei miei confronti, causata soprattutto dal programma ordinato e preciso della base americana. Un po' inebriato da alcuni successi ottenuti nella VR, cominciai a perdere di vista il vero insegnamento, che era quello spirituale. Mi resi conto che non era la visione a distanza il fulcro della mia educazione, ma la corretta comprensione dei misteri della spiritualità, soprattutto perché il dottor Sien si era rivolto a Shin Lee in persona. Nonostante le apparenze, però, le lezioni non iniziarono subito. Ma per 2 mesi successivi svolsi il mio solito lavoro, selezionando il personale e partecipando ad alcune azioni tattiche con il tenente Nikohara. Avevo così tanto lavoro da fare e la mia attenzione era così richiesta che onestamente non credo che sarei stato in grado di assimilare nulla delle spiegazioni di Shin Lee. Inoltre, in quel periodo lei e il dottor Sien erano nella capitale con il dottor Shin Lee per risolvere gli stessi problemi di sicurezza nazionale, a cui non avevo accesso. Intorno al maggio 2006, il nostro dipartimento ha ricevuto la visita del generale Rodney. Come ho detto, era una presenza piacevole e meravigliosa, un uomo integro, serio e molto intelligente. Con mia grande sorpresa, Cesare mi incaricò di ospitarlo fino ai colloqui che si sarebbero svolti di lì a poco. Probabilmente si basava su una certa simpatia e stima reciproca che sentiva tra il generale e me e sulle eccellenti referenze che aveva inviato dopo la mia partenza dal Maryland. Mi sentii onorato di fare da padrone di casa
e di intavolare anche qualche discussione piuttosto pericolosa con il generale, dato che non avevo padronanza dell'argomento. Il vecchio ufficiale era un uomo di grande esperienza militare e senza dubbio mi considerava una sorta di semplice caccia, una pausa, uno svago. Era molto amico di Cesare, ma in questo campo molto bello della sicurezza nazionale e del controspionaggio le cose sono sempre nelle sabbie mobili. In seguito, persino Cesare si chiese se l'attacco del generale non fosse, tra le altre cose, una freccia inviata alla DZ che mi aveva assegnato agli uffici del protocollo. Per quanto grandi potessero essere la simpatia e la cordialità, tuttavia sembrava esserci un limite che faceva pensare al generale che essere ricevuto da un nuovo dipendente fosse in qualche modo inferiore alla sua dignità. Tuttavia, approfondendo la questione con Cesare, ci siamo resi conto che le cose non erano così semplici. Il generale Rodey aveva fatto riferimento alle montagne di Oristano, nell'ovest del nostro paese, chiedendomi se fossi a conoscenza di quel caso indubbiamente eccezionale. Rimasi stupito perché, come ho detto, Cesare non aveva mai chiarito la questione, che ora mi veniva posta da un funzionario americano. A questo proposito, le cose sono più complicate, ha spiegato César. Credetemi, anche per noi è un grande mistero. Ne parleremo, ma non ora. Se tutto si fosse fermato lì, il problema non sarebbe stato grande. Ma ciò che attirò l'attenzione e preoccupò il generale Obadea e Cesare fu il fatto che l'ufficiale americano accennò all'esistenza di dati che provavano il collegamento tra queste montagne e una delle basi segrete degli americani. Se Roddy si è lasciato sfuggire questo, significa che è davvero qualcosa di serio, ha commentato Cesar. Conosco il generale e ha sempre avuto fiducia in se stesso e nelle informazioni che possiede. Questo dimostra che stanno accadendo cose importanti, di cui non siamo ancora a conoscenza. Ma sembra che faccia anche tatuaggi, ho notato. Altrimenti sarebbe venuto direttamente da te con le informazioni. Cesare rimase in silenzio per un momento. È arrivato, ha detto. Ma è questo che mi preoccupa. Non era il Rodey che conosco. L'impressione che mi ha lasciato è che la paura lo attanagliasse, che non fosse più al sicuro nel flusso di informazioni. Nessun colloquio ufficiale? I colloqui formali iniziano quando entrambe le parti sanno di poter contare su qualcosa. Nessuno di noi lo sapeva. Ero perplesso. Guardai il generale Obadea che si teneva la testa tra le mani. Anche Cesare era piuttosto abbattuto. Ok, ma questo significa che non sappiamo nemmeno cosa c'è nel nostro giardino, dissi stupito. I due rimasero in silenzio. Alla fine Cesare parlò. Non è questo il problema, è che il generale Rodney immagina che noi lo sappiamo, ma non vogliamo dirglielo, quando in realtà non è così. Questo rende difficili le relazioni. Signor generale, si è rivolto a Obadea. Neanche l'ultimo ciclo di colloqui è stato efficace. Il generale alzò lentamente la testa. I suoi occhi erano stanchi e un'espressione di quasi impotenza si era posata sul suo volto. Parlò lentamente, biascicando. Sa in quale impasse ci troviamo con questo caso. Non mi ha creduto e mi dispiace molto, perché mi sembra che si stia rovinando qualcosa per niente. Sembra che tutto si stia accumulando ora. Ho chiesto al generale di allora se il dottor Chen avrebbe potuto contribuire a risolvere la crisi. Gli americani lo sapevano, ma l'argomento è sempre stato diplomaticamente evitato. Il dottor Chen mi ha detto che c'è un certo limite ai suoi interventi e che alcune cose dobbiamo affrontarle da soli. Cesare lo sa bene, ha parlato personalmente. In questo caso, la soluzione deve venire dal coinvolgimento di entrambe le parti, mi ha detto Caesar. È così che deve essere ora. Gli ufficiali dello staff americano sono ottime persone, ma hanno anche un certo grado di comprensione. Per iniziare a spiegare loro le sottili sfumature di questa questione, perché deve essere così e non in un altro modo, sembra ancora troppo per loro. Il generale Rodney se n'era andato senza che nulla fosse stato risolto. Il problema spinoso era che le relazioni tra l'intelligence rumena e il Pentagono stavano iniziando a deteriorarsi sulla base di una mancanza di fiducia. Quando parlo dei servizi segreti rumeni, mi riferisco in questo caso al Dipartimento Zero, che era il ponte per la grande scoperta sui Monti Bucegi. La situazione è stata notevolmente complicata dalla visita molto breve, ma ben motivata,
del segretario alla difesa degli Stati Uniti, avvenuta pochi giorni dopo la partenza del generale Roddey. Al governo si tenne una riunione a porte chiuse, alla quale parteciparono solo il primo ministro, i ministri di Stato, il generale Obadea e il dignitario americano. Non ho mai visto Obadiah così sconvolto come dopo quella riunione. Persino Cesare era preoccupato. Sembra che in quell'occasione siano state fatte anche delle rivelazioni lampanti sul fatto che sia il Pentagono sia la CIA. Da anni finanzia programmi di ricerca su larga scala nel campo della parapsicologia con decine di milioni di dollari, stipulando contratti con università statali e istituzioni private. Gli Stati Uniti hanno detto che lo fanno perché in questo campo è meglio tenere gli occhi aperti che fingere di non sapere. Al centro di queste preoccupazioni ci sono soprattutto la chiaroveggenza e la telepatia, ma non c'è praticamente nessun ambito di questi fenomeni che non sia oggetto di studio da parte dei servizi militari o segreti statunitensi. La trascrizione dell'incontro, giunta al nostro dipartimento 2 ore dopo la riunione, afferma che la parte americana ha sottolineato che sono in corso vari esperimenti per determinare in che misura gruppi di agenti extrasensoriali possano decifrare documenti chiusi in casseforti o vedere con precisione obiettivi o persone a distanza, con particolare attenzione ai sottomarini atomici. Essendo le macchine più complesse e costose mai costruite sulla Terra, sono di grande interesse, non da ultimo per i loro siluri a testata nucleare multipla e i loro codici di lancio segreti e doppiamente criptati. Volevo ridere del contenuto della trascrizione. Quella che c'è qui è acqua piovana, ho detto con nonchalance. Abbiamo fatto tutto questo molto tempo fa con la visione a distanza e, come la trascrizione chiarisce, si tratta solo di un'ulteriore spremitura di denaro dal bilancio dello Stato americano per le operazioni clandestine. In effetti, sapevo qual era il problema di questi programmi segreti perché avevo appena partecipato a uno di essi e capivo fin troppo bene che quello che gli americani dicevano era solo polvere da gettare negli occhi dei funzionari per nascondere ulteriormente i progressi fatti. Ma, come sempre in questi casi, la miglior difesa era l'attacco. Nella stanza c'erano anche Cesare, il generale Obadea e Shin Lee, che era tornato con lui da Bucarest dopo la riunione segreta del governo. Non riuscivo a capire perché tutti fossero in silenzio, anche se la situazione era evidente a tutti. È complicato, perché il segretario alla difesa ha fatto una minaccia senza tono. Shin Lee ha parlato inaspettatamente. Il generale Obadea era diventato improvvisamente vigile, perché Shin Lee non aveva partecipato a quella riunione segreta. Ho rivisto rapidamente i fogli di trascrizione, ma non ho notato alcuna minaccia. Eppure esiste. Shin Lee ha continuato a discutere. La parte americana non ha detto «Vi chiediamo i protocolli completi per quanto riguarda le montagne dell'Oristano», ma ha detto bruscamente «Prenderemo i protocolli completi». Ciò significa che c'è stato un accordo preventivo a livello governativo. Ho visto il generale desiderare di salvare la situazione, di negare quell'accordo diplomatico, perché non mi piaceva il modo in cui gli americani stavano ponendo il problema. Il vecchio sembrava sopraffatto dalle preoccupazioni e dalle pressioni cui era sempre sottoposto. Ma questo durò solo pochi istanti. Si raddrizzò sulla sedia e si passò le mani tra i capelli ingrigiti e sul viso ruvido. Poi, guardando con ammirazione Shin Lee, che era rimasto in piedi a guardare in silenzio, disse: «Shin Lee ha ragione. Ci sono stati degli scatti. Tutto risale al 1994. Cesare lo sa. Noi non penseranno che non abbiamo informazioni e che il fascicolo è molto scarno. Mi hanno messo con le spalle al muro, hanno detto che si trattava di incompetenza. Il primo ministro mi ha avvertito che se non risolvo il problema entro 3 mesi, non potrà farmi nulla e interverrà presso il presidente per togliermi il dipartimento. Sembra che ci sia stata un'intesa con il segretario degli Stati Uniti. Ma se ciò accadrà, sarà difficile per me imporre Cesare al comando, perché a quel punto si fionderanno come falchi. Eravamo tutti perplessi. Io almeno non capivo bene di cosa si trattasse. Il generale continuò. Tuttavia,
sono riuscito a ottenere dal primo ministro la promessa che le informazioni non sarebbero trapelate all'esterno. Questo ci darà un po' di tempo per sistemare le cose qui. Poi si rivolse a Cesare. Domani andrò al Pentagono per parlare con Inosanto. Forse posso ancora ottenere qualcosa. Chiama Nicoara e digli di organizzare il viaggio. Mentre sono via, ti darò i codici. Vedevo il vecchio risorgere dalle ceneri. Man mano che le idee gli venivano in mente, diventava più preciso ed esatto nelle sue azioni, sperando di salvare qualcosa. Tuttavia, la situazione era piuttosto grave, perché un ordine del primo ministro o del presidente non poteva essere ignorato, e se quell'ordine fosse stato effettivamente eseguito, nessuno avrebbe potuto rispondere con precisione a ciò che sarebbe accaduto nella sala di proiezione. Con ogni probabilità, gli agenti dell'USAP si sarebbero infiltrati immediatamente e le competenze militari si sarebbero unite a quelle civili, o meglio politiche. Tutti sapevano cosa significa questo. L'indiscutibile penetrazione di esponenti massonici nelle leve di controllo e gestione del complesso Bucegi, con conseguenze impreviste. In quel trambusto, solo Shin Lee rimase impassibile. Quando il generale la salutò, desideroso di lasciare la base, lei si rivolse a lui con molta naturalezza. «Generale, il capo del Pentagono non la vedrà. Sta facendo questo viaggio senza uno scopo particolare. Voglio solo farle risparmiare tempo ed energie». Il generale non disse nulla, ma non riuscì a nascondere un gesto di fastidio. Credo che nessuno dei presenti, tranne Cesare, ritenesse possibile una cosa del genere. Obadea partì per la capitale per prendere l'aereo per gli Stati Uniti, ma il giorno dopo, verso mezzogiorno, Cesare mi disse che avevano già ricevuto l'informazione che lo studio ovale sapeva della visita del generale al Pentagono. Dopo la discussione segreta al governo, la cosa avrebbe potuto essere ancora peggiore, perché avrebbe potuto essere interpretata come una sfida. Nell'elegante salotto di Washington, D.C., non si prendevano in considerazione vecchie amicizie o relazioni, ma solo l'aspetto pragmatico e immediato di una questione. «Il nostro servizio ha ricevuto conferma», Cesare mi disse qualche ora dopo, che il segretario di Stato della Casa Bianca aveva ordinato al generale Inosanto di non incontrare Obadea. «Sarebbe stato un duro colpo per il vecchio», aggiunse Barbuto, chiaramente preoccupato per la piega pericolosa che stavano prendendo le cose. 2 giorni dopo, Obadea tornò a casa senza aver incontrato il suo amico generale Inosanto. Vidi sul suo volto l'inizio della rassegnazione. Senza dubbio era fin troppo consapevole delle pericolose implicazioni di una rimozione dalla guida del dipartimento, ma forse la stanchezza e i ripetuti attacchi nei suoi confronti cominciavano a farsi sentire. A mio avviso, la DZT era ormai molto ben attrezzata, sia dal punto di vista tattico che teorico. Gli ultimi mesi erano stati un lavoro quasi continuo di rielaborazione di protocolli, codici segreti, schemi tattici e soprattutto personale. Tuttavia, una nuova leadership avrebbe destabilizzato l'intera attività a causa di interferenze politiche. Questa era infatti la grande differenza. Per più di 20 anni, il generale Obadea era riuscito a mantenere un certo equilibrio in questo senso, non permettendo ad altri di penetrare nel quartiere del dipartimento. Ma le molestie e le minacce ripetuti negli ultimi tempi sono riusciti a riscaldare l'atmosfera intorno a questo tema e sembravano addirittura averla portata sull'orlo di un inevitabile epilogo. È stata la prima volta che abbiamo sentito il generale dirci che voleva ritirarsi. Fu come una spina nel cuore. L'intera DZ si stava praticamente fondendo con il lavoro di una vita. Era una lunga carriera che rischiava di andare in frantumi. Ma, come ho detto, al di là della carriera, del nome e del prestigio del generale Obadea, c'era l'interesse del paese e il non permettere a certe forze ostili di prendere il controllo del complesso dei Monti Bucegi. Anche se ormai avevo imparato molto e conoscevo abbastanza sottigliezze nel campo della spiritualità, confesso di aver provato di nuovo panico, rabbia e impotenza di fronte a un'ingiustizia che, almeno io, consideravo del tutto inappropriata in quel contesto. Poi ho sentito la mano leggera di Shin Lee sul mio braccio. «Andiamo, finalmente è arrivato il momento», mi ha detto. «Non c'è più niente da fare qui». Eravamo nella sala protocollo dopo un breve briefing con Cesare, il generale Obadea,
che era rimasto in silenzio e assorto nei suoi pensieri, il tenente Nikohara e altri 2 ufficiali del dipartimento. Osservai Cesare scambiare uno sguardo significativo con Shin Lee. Non so perché, ma mi fece sentire rassicurato. La donna annuì leggermente in direzione di Kesar e poi mi accompagnò nel mio ufficio. Mantenne la stessa aria indifferente, lo stesso abbigliamento impeccabile, gli stessi gesti naturali. Ma ero piuttosto turbato da ciò che stava accadendo nel dipartimento. Fino all'ultimo momento avevo sperato che le cose sarebbero cambiate e che tutto si sarebbe sistemato, come era successo in innumerevoli casi precedenti. Certo, non erano ancora state prese decisioni importanti, ma avevo il presentimento che sarebbe successo. Sconfortato, cercai con rabbia una spiegazione. Poco fa ho ricevuto una nota informativa. La duchessa di Alberg verrà in visita a Bucarest, proprio ora, in questi tempi di tensione. È come se si stesse preparando qualcosa. E volendo essere sicuro di non parlare ai muri, ho chiesto direttamente a Shirt Lee: «Penso che tu sappia che è un membro di spicco della nobiltà nera?» Lei fa un cenno di assenso con la testa. «Certo, fa anche parte del club di Roma, ma queste organizzazioni non sono così importanti come il loro nome tende a far credere. Altre sono molto più pericolose. È strano, però, che si siano mobilitati così rapidamente. Significa che hanno aspettato a lungo il segnale». Mi sedetti impotente sulla mia poltrona, con lo sguardo basso. Se le cose continuavano su questa strada, probabilmente il mio contratto sarebbe stato annullato tra non molto, ma con le restrittive specifiche di sicurezza. Osservai che, purtroppo, sembravamo essere stati sopraffatti dalle pressioni politiche e non riuscivo a capire come fosse possibile che Dio potesse permettere una cosa del genere. Shin Lee si è improvvisamente raffreddato. Se non avessi saputo di te dal dottor Sien e se César non mi avesse riassunto alcuni tratti della tua personalità, ascoltandoti parlare, ora avrei detto che sei muto come la notte. Tuttavia, c'è qualche speranza di guarigione. Rimasi interdetto. Non potevo credere alle mie orecchie, ma alla fine mi dissi che quella donna era piena di imprevisti. Tuttavia, non avrei mai immaginato che la bella Shin Lee fosse capace di tanta audacia, ma nel mio intimo riconobbi che meritavo ampiamente il nome che mi era stato rivolto. Come se non fosse successo nulla, continua a parlare con grande naturalezza. Avreste dovuto prestare maggiore attenzione e riflettere più a fondo su questi temi. E su cosa di grazia pensavi che avrei dovuto meditare? Chiesi, ancora stupito dalle sue repliche. Ma non mi aspettavo una risposta. Dopotutto, chi era questa donna per essere così critica e tagliente? Ero interiormente consumato dalla preoccupazione per la sorte di Dizzy e del generale, e lei stava distruggendo la mia personalità come un fiocco. Non è il momento di fare la vittima, perché non risolverete nulla. Si rischia di farsi prendere dal panico e dallo sconforto, che non risolveranno mai la situazione. In realtà, non si tratta di risolvere nulla. Lasciate che sia il dipartimento a occuparsene. Ci sono persone che se ne occupano. Quello che non riuscite ancora a capire è che ciò che ora vi sembra molto negativo è in realtà un percorso verso il bene. La guardai come un uomo di un altro mondo e in un certo senso devo ammettere che lo era. Fiu, di cosa stai parlando? Il generale Obadea non è più a capo del dipartimento? Quale male è in realtà un bene? Chiesi subdolamente, sperando di coglierla in fallo nelle sue stesse affermazioni. Shin Lee mi ha guardato con i suoi splendidi occhi e un sorriso luminoso. Ti guardo e mi rendo conto che, nella tua grande mancanza di discernimento, riesci davvero a essere sincero e puro come un bambino. Un po' ignorante, ma puro e innocente. Ed è un'ottima cosa che tu lo sia, perché se cercassi di usare questo tuo dono e di ottenere la purezza o l'innocenza a richiesta, allora diventeresti pragmatico e tutto crollerebbe. La purezza e l'innocenza sono la vostra stessa libertà, sono la cosa che va al di là di voi come essere individuale, come persona. È solo che, come ho detto, essendo un po' stupido, non te ne rendi ancora conto. Per favore, smettila di usare parole del genere, ho detto con veemenza. Lasciate perdere. Concentratevi su ciò che è al di là di voi
non diventate meschini. Una volta ho conosciuto un essere umano che, da bambino, giocava con alcuni spiriti della natura. Tutti, compresi i suoi genitori, pensavano che fosse ritardato, ma in realtà giocava con questi meravigliosi esseri della natura che solo lui poteva vedere. Se si lascia che questo candore, la purezza e l'innocenza infantile vi avvolgano sempre di più, ma in modo non programmato, come avete fatto ora, sappiate che avete la possibilità di smettere di essere stupidi. Ma se vi abbandonate a calcoli meschini e pragmatici, nel senso di ottenere qualcosa solo per voi stessi, allora vi perderà. Cominciavo a essere immune ai suoi indirizzi, mentre mi rendevo sempre più conto che la forza e l'energia coinvolte in quelle espressioni non sottolineavano tanto le parole inquietanti, ma avevano uno scopo completamente diverso che per il momento mi sfuggiva. Ma, tornando a giusto e sbagliato, è da lì che abbiamo iniziato la discussione, disse Shinli imperturbabile. Oh, non l'hai dimenticato. Ho osservato a mezza bocca. Come si può dimenticare una tale perla, come quella che ha citato prima? Naturalmente in molti casi ciò che è cattivo è in realtà buono. Ma è altrettanto vero che questa analisi può sconvolgere alcuni che hanno un'idea unilaterale di Dio, perché le persone associano Dio solo a tutto ciò che è buono e bello, senza essere in grado di comprendere il significato nascosto di che anche i grandi dei adorano l'oscurità. E qual è questo significato nascosto? Ho chiesto, siate pazienti. L'affermazione è paradossale e implica che alcune divinità sono molto al di sopra del regno del bene e del male, e quindi sono distaccate anche da questi aspetti duali. Convincere qualcuno che subisce grandi perdite o difficoltà nella vita, ho detto con rabbia, anche se conoscevo l'argomento della discussione. La questione è relativamente delicata. Certo, non possiamo assolutamente dire che Dio sia malvagio, ma è saggio che ci rendiamo conto che anche nell'esistenza del male possiamo scoprire Dio. Questa verità è una grande barriera concettuale per la maggior parte delle persone, ed è per questo che falliscono così spesso nella vita. E come si può capire meglio, divenni più conciliante. È molto importante non dimenticare mai per un momento che Dio, sempre, in ogni momento, è tutto. Questo vi aiuterà a liberarvi rapidamente dell'idea dualistica che sia il bene che il male sono assoluti. Sì, avevo letto degli aspetti del dualismo assoluto, e questo mi ricordava, come esempio, l'eterno problema del puritanesimo cristiano, quello del peccato originale, presentato nella messa di Pasqua come felix culpa, colpa felice. Sapevo che, per risolvere questo dilemma, il cristianesimo doveva giustificare il peccato originale, in quanto era il mezzo stesso con cui l'uomo poteva raggiungere la sua salvezza spirituale. Mi chiedevo solo se l'accettazione di questa tesi evidente fosse in grado di superare gli angusti pregiudizi del cristianesimo puritano, che resiste da quasi 2000 anni. Ma, poiché non era mio compito scoprire quanti parrocchiani potessero capire questo, ho ascoltato ulteriormente la spiegazione di Shin Li, che ho trovato non solo molto elegante ma anche piena di saggezza. L'affermazione che in realtà Dio può essere rivelato e sperimentato come sommamente buono, anche in ciò che è male, esprime essenzialmente l'idea che il male che si presenta non è in realtà un male assoluto e che quindi non si oppone assolutamente al bene. Se le cose stanno così, perché dobbiamo ancora avere a che fare con il male e con il bene? Ho chiesto giustamente. Perché l'esperienza del male ci mette di fatto di fronte alla nostra debolezza, al nostro peccato. Quindi, perché ciò che si fa di male ora ha spesso una traccia giustificata nelle azioni del passato. Certo, non possiamo dire che il male non sia reale, ma sappiamo anche che se riconosciamo onestamente un male che abbiamo fatto, allora in qualche modo diventa un tipo di male leggermente migliore. Qui aveva ragione. In realtà, non solo qui, ma ovunque. Stavo pensando che l'esperienza della vita quotidiana ci dà spesso l'opportunità di renderci conto che chi non ha conosciuto affatto il male è, in generale, poco amorevole o si comporta in modo disumano nei confronti degli altri. Ci sono molte cosmogonie in cui il male viene interpretato come il peccato originale.
il peccato che determina anche la condizione attuale della creazione o macrocosmo. Si può anche parlare di mistero del male, perché non può essere compreso con i mezzi ordinari della mente, cioè con la ragione o la logica, e spesso non si può trovare una spiegazione plausibile per esso da parte dell'uomo comune. Ecco perché per un essere umano ignorante il male appare quasi incomprensibile. Se l'uomo fosse davvero in grado di spiegarlo correttamente, il male sarebbe come una bomba a cui è stato tolto il detonatore e una volta svelato completamente il suo mistero, il male non esisterebbe più. Le mie letture orientali ed esoteriche mi furono allora di grande utilità. Mi ricordai di una citazione significativa tratta dalla grande epopea indù, il Mahabharata, che mi fece intuire la saggia linea di condotta da seguire in questa vicenda. Ho cercato a lungo e intensamente quel passo finché non l'ho trovato e lo riporto qui integralmente. Un grande saggio che ha realizzato la verità suprema dà il seguente consiglio. Ora rinuncia al bene e al male, rinuncia alla verità e alla falsità, e poi, rinunciando completamente a tutto questo, rinuncia infine all'atto stesso di rinunciare. La stessa idea è espressa nella Katha Upanishad, quando l'eroe Nashiketas chiede a Yama, che è la divinità del regno della morte: «O Yama, dimmi, ti supplico, cosa c'è veramente al di là del bene e del male?» Tuttavia, non voglio dilungarmi in queste considerazioni filosofiche, che sono state sostenute dalle sottili spiegazioni di Shin Lee. È sufficiente rendersi conto, da un'attenta lettura di queste citazioni, che non possiamo essere al di sopra del bene se non siamo anche al di sopra del male. In relazione a questo punto, tuttavia, vorrei sottolineare la necessità di un'analisi metafisica, senza la quale non possiamo sperare di comprendere in modo superiore la questione del male e del bene. Shin Lee ha osservato che il male è comunque un fatto innegabile, una realtà che non possiamo negare né evitare, almeno finché siamo ancora di fronte all'ignoranza. Mi ha anche mostrato che esiste una sorta di mistero del male, la cui realtà non può essere analizzata dalla ragione o dalla logica. Emerge così quella dimensione metafisica che ci porta a capire che il male è quasi incomprensibile per l'intelligenza umana, ma che questo non vale per l'onniscienza divina. Pensaci, mi ha esortato Shin Lee. Se Dio facesse il male, allora non sarebbe più quel Dio. Quindi per Dio il male semplicemente non esiste. La tortura, l'odio, l'ingiustizia, il sadismo sono solo la miopia delle persone su questi aspetti della vita, che li interpretano come male. Se Dio, tuttavia, ne permette l'esistenza, è senza dubbio per alcune ragioni che sicuramente sa, ma per il momento l'uomo non può conoscerli a causa dello stato di ignoranza in cui si trova. Tutto ciò che può fare è sperare che in seguito, a volte anche in una vita futura, evolvendo spiritualmente, troverà la risposta a questo grande enigma. Mi è rimasto il dubbio. Gli argomenti erano validi, ma la natura umana era troppo forte per lasciarli liberi. La nostra tendenza a cercare una soluzione immediata, persino la vendetta quando ci viene fatto un torto, è troppo forte nella maggior parte di noi per renderci lucidi e saggi. Questo accade di continuo, anche se ogni volta il pensiero razionale ci mostra molto chiaramente che non può né spiegare il male né riuscire a eliminarlo, perché l'azione misteriosa del male può essere trasformata e alchimizzata solo nel cuore, cioè attraverso la formidabile forza dell'amore e dell'innocenza, che nascono sempre da un cuore puro. Ma qui possono sorgere altri problemi, dicevo. Perché se, per esempio, una persona sprofonda in azioni malvagie, la sofferenza e l'angoscia cumulative possono diventare insopportabili per lei, spingendola ad azioni ancora più sciocche, cioè ancora malvagie. Sembra che non ci sia scampo. Solo a prima vista, ha sottolineato Shin Lee, il più delle volte, l'uomo si confronta dapprima con il male e la sofferenza, affinché in seguito, dopo aver fatto queste esperienze, possa evolvere spiritualmente in uno stato di maturità spirituale. Quando viola volontariamente regole o principi che considera vincolanti, la sofferenza generata nel suo essere dal mondo strano e pericoloso in cui è entrato è o diventa così grande che il perdono o la disperazione appaiono come l'unica alternativa agli errori commessi, perché per lui non è possibile tornare indietro. È proprio dalla necessità di superare questa terribile angoscia
e quindi di andare oltre il male commesso che l'essere umano può trovare, come un raggio di luce, l'esperienza divina trascendente. Questo spiega perché quasi sempre, quando si trova in una grande sofferenza o in una grande difficoltà spirituale, l'uomo cerca rifugio in Dio. Naturalmente, questo passaggio deve essere il risultato di un atto pienamente consapevole e responsabile, perché se lo si banalizza, non si può più parlare di un grave errore, ma di un semplice passo falso. Le gravi violazioni di alcuni principi o regole ci pongono poi di fronte alla nostra stessa libertà e con essa la responsabilità che abbiamo. Qui Shin Lee ha toccato un altro tema delicato, quello della libertà e dell'azione consapevole. La questione era considerata molto pericolosa dalla Chiesa, preoccupata dalla possibilità che l'uomo potesse manifestare pienamente la sua libertà individuale, violando le regole e le leggi stabilite dalla Chiesa. La Chiesa si è quindi affrettata ad amnistiare l'ignoranza riguardo a un atto o a un'azione sbagliata, affermando che essa, cioè l'ignoranza, è sufficiente a liberare completamente dal peccato in questione. In altre parole, nella confessione si veniva perdonati se si diceva di non sapere che ciò che si era fatto era effettivamente sbagliato. Ma non dimentichiamo i testi evangelici, che descrivono l'incontro di Gesù con l'uomo che lavorava durante il sabato sacro e al quale il Salvatore disse: «Uomo, beato te se sai veramente quello che stai facendo ora, infrangendo la rigida regola del sabato, cioè il giorno in cui non si lavora. Ma bada bene, perché se non lo sai veramente, allora sei maledetto perché infrangi la legge santa». L'affermazione di Gesù considera quindi l'uomo in relazione al sabato e non il sabato riferendosi all'uomo, come fa la Chiesa. Per questo motivo, il testo è stato visto come molto pericoloso e destabilizzante, soprattutto per la concezione e gli interessi clericali, perché sottolinea sottilmente la necessità della libertà di scelta e fa intuire il potere che la libertà che, se assunta in modo consapevole, responsabile e pienamente saggio, conferisce all'uomo. Questo non significa, però, che la necessità di essere liberi sia in realtà un'apologia del peccato e dell'anarchia, motivo che è stato invocato nel corso dei secoli dalla maggior parte dei rappresentanti della Chiesa per giustificare le regole che impongono. Ipotizzando il prototipo di un essere umano perfetto, che non ha mai peccato, non è mai caduto e non ha mai commesso alcun male, noteremo subito che gli manca proprio questa esperienza della debolezza, dell'errore, del peccato, del proprio dolore, che spesso si avverte sia nel corpo che nell'anima. Secondo me e secondo Shin Lee, senza l'esperienza di queste debolezze e di questi errori, è difficile, se non impossibile, arrivare a una giusta comprensione di certe realtà fondamentali che esistono nella creazione. Se così non fosse, sarebbe difficile accettare la condizione umana, la società umana, l'incontro con un altro essere umano, le relazioni di ogni tipo che intervengono. Spesso sono proprio queste esperienze a far nascere l'amore più puro ed edificante, che è anche compassionevole. Non si può affermare che si possa amare in modo totale solo dall'alto, perché bisogna anche stare in basso tra coloro che si amano, conoscendo così le loro sofferenze, i loro peccati e i loro dolori attraverso un'esperienza intensa, profonda e viva. Così, se ci pensiamo bene, ci rendiamo subito conto che il problema del male ha mandato in frantumi per sempre molti degli schemi che alcuni si erano fatti in attesa di Dio, facendoci diventare più umili e molto più realistici sui vari e complessi aspetti della creazione di Dio. È stato un giorno memorabile in cui Shin Lee ha dimostrato la sua straordinaria finezza psicologica e la sua destrezza nell'argomentare. Direi anche di più. È stata lei a spingermi ad andare un po' oltre, a vedere oltre le barriere del mio io personale. È stato come un viaggio all'interno di me stesso, che ha preparato che spiegava il testo della pergamena ricevuta dalla dea Machandi. Tuttavia, ci sarebbero voluti altri 4 mesi prima che la situazione fosse organizzata in modo tale da permettere la stesura completa. Nel frattempo, le mie speranze che il generale Obadea continuasse a lavorare alla DZ si rivelarono vane. Sembra che il vecchio fosse davvero arrivato alla fine della sua pazienza.
Ma le sorprese non cessarono nemmeno allora. Il generale era ancora un uomo molto potente, con numerose connessioni e legami, sia nella zona d'ombra dei servizi segreti che nell'arena politica. Si è dimesso, ma non per entrare nella riserva, come si diceva. Si trattava infatti di un atto di resistenza di Obadea alla decisione politica del primo ministro, anch'egli sottoposto a pressioni diplomatiche, di rispondere al vero e proprio coup de foudre che aveva scosso il Dipartimento Zero. Se fino a quel momento era sembrato a tutti che la rimozione del generale dalla guida di questa unità fosse altamente improbabile, ciò avvenne con una rapidità sorprendente. Tuttavia, le cose sono andate inaspettatamente bene e tutti noi di Alpha Base abbiamo esultato selvaggiamente sotto il tavolo. Come ho detto, il generale Obadea non era un uomo che si arrendeva facilmente, ma in questo caso semplicemente non aveva sufficienti leve di controllo e poiché l'intenzione di rimuoverlo dalla guida del Dipartimento proveniva dai più alti circoli politici, dovette rinunciare alla guida del Dipartimento, di cui era stato a capo per oltre 25 anni. Tuttavia, aveva abbastanza agganci e conoscenze in alto da poter tirare qualche filo e lasciarci almeno in parte coperti. Personalmente, sono assolutamente certo che sia stata la visita della duchessa di Hallberg ad accelerare il caso del generale. Ma poiché esistono leggi non scritte nella diplomazia e negli affari politici, dopo la partenza di Obadea siamo stati lasciati in pace, senza troppi problemi. Non avevo dubbi che quella fosse solo la calma prima della tempesta, ma almeno abbiamo avuto un po' di tempo per riprenderci dal terremoto. Ma è molto interessante come le cose si risolvono, nello spirito di ciò che Shin Lee ha spiegato, proprio quando si immagina che più non può andare peggio di così. Ho sempre sospettato che il generale non riuscisse a superare l'incidente di essere stato rifiutato per una visita al Pentagono, sia a causa del rapporto personale che aveva con il generale Inossanto, o semplicemente perché non aveva accesso a tutte le informazioni in merito, o perché non voleva conoscerle. Abbiamo cercato in diverse occasioni di chiarire la situazione e di presentarla al generale come era realmente, con l'ordine ricevuto dalla Casa Bianca, ma ogni volta ha rifiutato di ricevere i dettagli senza offrire alcuna spiegazione. Le forme del passaggio di potere ad interim durarono più a lungo e, come era naturale, Cesare assunse la guida del dipartimento, mentre il tenente Nicoara ne assunse i compiti, soprattutto quelli di natura tattica. Io mantenni le mie mansioni, con un leggero miglioramento nel senso che mi fu affidata la responsabilità di gestire il protocollo principale del complesso di Bucegi. Questo significava, ovviamente, un aumento delle funzioni, ma anche una maggiore burocrazia nei rapporti con gli americani. Tuttavia, poiché avevo sviluppato ottimi rapporti di lavoro con i funzionari del Pentagono, le cose filavano lisce e tutti erano contenti. Come eravamo soliti discutere la sera intorno al tavolo nella sala protocollo della base Alfa, eravamo tutti d'accordo che molto probabilmente si trattava solo di una situazione temporanea, creata dall'apparente vuoto di potere lasciato dalla partenza del generale Obadea. Si sapeva che Caesar era molto vicino a Obadea e rispettato nell'area sotterranea dell'SRI, ma alla fine il dipartimento era ancora guidato dai politici. Il suo interim sarebbe potuto durare qualche mese, al massimo un anno, ma poi lo stato delle cose sarebbe cambiato. Nessuno nella leadership occulta aveva interesse a mantenere Cesare a capo del Dipartimento Zero, quando era ben noto che seguiva da vicino lo stesso programma e la stessa visione del vecchio generale che si era appena dimesso. A quel punto è intervenuto l'elemento sorpresa, che per noi è stato come un pallone di ossigeno che non ci ha fatto più sentire completamente isolati. Dicevo che, secondo me, il generale Obadea non ha mai superato quello che gli è successo qualche mese fa al Pentagono. Non so fino a che punto questa supposizione fosse vera, ma le cose hanno preso improvvisamente una piega diversa. Nel novembre 2006, poco dopo che il generale aveva firmato le sue dimissioni, ci è stato comunicato che la visita intempestiva del capo del Pentagono, ma non a Bucarest, bensì alla base Alfa, è stata una novità che ci ha fatto stare allerta
anche se ci era stato detto che la visita non era di natura ufficiale, ma più di nicchia. Il generale Inossanto aveva il compito di incontrare il generale Obadea per mezz'ora alla base. La visita doveva essere una deviazione da un volo di linea per il Pakistan, quindi è apparsa più come una cortesia a un vecchio amico, chiamiamola una addolcitura della situazione creatasi qualche mese fa. Il generale non era né nella posizione né nella possibilità di rifiutare la visita, anche se era appena stato sollevato dal suo incarico di capo del Dipartimento Zero. A parte gli aspetti personali, che non gli andavano a genio, si trattava comunque di buone relazioni a livello di servizi segreti e militari tra Romania e Stati Uniti, che non era il caso di rovinare. Ero presente quando l'elicottero è atterrato all'interno della base e ho potuto cogliere solo un rapido scambio tra i due generali. È un piacere vederti, Bill. Anche dopo che non mi hai dato il benvenuto al Pentagono, Obadea ha salutato il generale con una risposta ironica. Avete un posto appartato? Dobbiamo parlare, rispose serio il generale Inossanto. Entrarono nell'edificio, ma non nella sala del protocollo, bensì nell'ufficio di Obadea. Rimasero lì per circa 25 minuti, con l'ordine del generale di non essere disturbati da nessuno e di non entrare in quella sezione dell'edificio. In tutto questo tempo, l'elicottero non ha nemmeno spento i motori. Dopo quasi mezz'ora, i due scesero e potei rendermi conto che la discussione non solo era stata fruttuosa, ma addirittura sorprendentemente positiva per il nostro generale. Ora era molto più rilassato, persino sereno e di buon umore. Si accomiatò dal capo del Pentagono, che si affrettò a salire sull'elicottero, accompagnato dalla sua guardia personale. Il generale entrò nella sala del protocollo, dove lo stavamo aspettando con impazienza, insieme a Cesare e al tenente Nicoara. Proprio mentre l'elicottero è in viaggio verso Bucarest, si stanno preparando le pratiche necessarie, ci ha detto senza alcuna presentazione. Poi, dopo una breve pausa, che ebbe il suo effetto, Obadea disse: il lupo non ha deluso. Lascio la mia posizione qui, ma rimango quasi. Bill mi ha detto che all'epoca si rammaricava dell'elemento diplomatico, ma non poteva farci nulla. L'ordine veniva direttamente dal segretario di Stato, ma ora che le acque si sono calmate, ha bisogno di un collegamento ponte permanente con l'assemblea di Bucegi. Sapendo delle mie dimissioni, ha colto al volo l'occasione e si è fermato qui per offrirmi il posto. Lavorerò direttamente al Pentagono, con il mio ufficio in fondo al corridoio. Questa sì che è una novità. Inoltre, avevamo anche una schiena più solida, così non saremmo stati divisi dai locali. Sarà difficile con il protocollo di cooperazione, ha detto Caesar, anch'egli soddisfatto dell'esito dell'incontro, ma restando obiettivo. La parte americana vorrà la burocrazia. Ne abbiamo già discusso le grandi linee. Si tratterà di un adattamento, entro certi limiti, delle operazioni tattiche. Per il resto, spero che non ci siano troppi cambiamenti. Creerà delle onde, ho detto, piuttosto eccitato. Sarà un colpo per certi clienti. Sì, è vero, ma non avranno nient'altro da fare. Ho chiesto a Bill 2 volte se è disposto a rischiare, ma lui dice che in pratica nessuno ha niente da dire perché è coperto. Finalmente, dopo quasi un anno di tensioni e lavori forzati, si intravedeva un orizzonte un po' più tranquillo. Dopotutto, la svolta del Dipartimento Zero non sembrava così negativa. Forse anche questo cambiamento nei piani di influenza al suo interno era necessario. Il dottor Xian e Xin Li erano scomparsi da circa 2 mesi, ma ovviamente non era affar mio dove e per quale motivo si trovassero. Avevo solo intuito che la scadenza della pergamena segreta si stava avvicinando rapidamente e che si trattava di un compito speciale che mi era stato affidato. Avevo avuto altre 2 o 3 discussioni generali con Xin Li sull'argomento, durante le quali avevo rivisto la traduzione in generale e avevo delineato alcune linee guida sulle quali avrei insistito con alcuni commenti. Non è importante quanto si scrive, mi ha detto Xin Li. Al contrario, il testo deve essere il più conciso possibile, ma molto esplicito. È la qualità che conta. Alcuni capiranno, altri si perderanno rapidamente nel loro labirinto mentale e non sapranno come uscirne. Il mio ruolo è quello di guidarvi in modo da presentare nel modo più chiaro e adeguato possibile le idee dei 5 versetti del rotolo. Quando si trattava di questo testo segreto,
Tutto il resto sembrava essere importante in relazione ad esso. Qual è allora il mio ruolo? Shin Lee mi guardò intensamente per qualche istante. Poi rispose con una voce che sembrava ultraterrena. La vostra missione è farla conoscere ovunque. Nessun malintenzionato può fermarvi ora. Ci sono stati innumerevoli ostacoli, ma ora tutto è sistemato. Il vostro tempo è arrivato. Se questo video ti ha incuriosito e ti ha fatto riflettere, lascia un like per supportare il canale. Non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella per rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Ogni capitolo ti porterà sempre più in profondità nei misteri nascosti, quindi non perderti nessun dettaglio. Grazie per il tuo supporto e per far parte di questa avventura.